Quando ero ragazzino, questa era la Bibbia dei cercatori di tesori, l'Enciclopedia dei misteri di Alfredo Castelli. Avendo amato Indiana Jones e l'ultima crociata, miravo alto. Volevo ritrovare il Santo Graal, la coppa che dopo la crocifissione aveva raccolto il sangue di Gesù. Secondo questo libro, Giuseppe d'Arimatea l'aveva portato in Inghilterra, a Glastonbury. La vicenda era riassunta in questo affresco. Giuseppe era appena sbarcato in terra inglese con la coppa tra le mani e un angelo gli indicava il torrione sulla collina da raggiungere, il mitico Glastonbury Tor. Insomma, io passo l'intera adolescenza a sognare di visitare il Glastonbury Tor. Nel novembre 2018 mi metto finalmente in viaggio per raggiungere quel torrione. Il luogo è dedicato a San Michele ed è spesso citato negli antichi miti celtici. A poca distanza ci sono le rovine di un'immensa cattedrale. Il luogo custodisce le tombe di Re Artù e della regina Ginevra. Per terra, i vecchi pilastri hanno lasciato impronte romboidali. Dal cielo, la pianta della chiesa è diventato un gigantesco 16 di quadri. Nel 1906 il Graal fu trovato in questo giardino dalle sorelle Christine e Janet Allen presso una fonte da cui sgorga acqua rossastra. Il colore rosso sarebbe dovuto al contatto con il sangue di Gesù. Proprio come capita a Lourdes in ambito cattolico, sul luogo è possibile acquistare delle piccole bottigliette da riempire con l'acqua rossa che sgorga dalla fonte del Graal. Ancora oggi centinaia di turisti stazionano qualche minuto sul pozzo che nascondeva il Graal, mettendosi in contatto con le misteriose energie del sottosuolo. Ho raggiunto il posto accompagnato da Laura Jane, la mia principessa del Graal. Grazie, Laura. Vi ricordate la storia dei due anellini che avevo nascosto per ritrovarli 20 anni dopo? Per quanto sembri pazzesco, anche la coppa di Glastonbury aveva subito la stessa sorte. Non era stato Giuseppe d'Arimatea a seppellirla nel pozzo 2000 anni fa, ma John Goodchild nel 1897. E la cosa incredibile è che la coppa arrivava dall'Italia. Goodchild era un medico che si divideva tra Bristol e Bordighera, in Liguria. Chiacchierate a Sant'Ampelio è uno dei libri in cui racconta le sue imprese italiane. Sant'Ampelio è una suggestiva chiesetta costruita direttamente sugli scogli. Nel 1885, in un negozio vicino alla chiesa, Goodchild aveva comprato un'antica coppa. Indagando sulle sue origini, aveva scoperto che era stata ritrovata ad Albenga, durante i lavori di abbattimento di un'antichissima costruzione. Secondo le voci locali, la coppa era arrivata in Italia dal mare ed era stata custodita da una comunità cristiana dei primi secoli. Ad Albenga ho cercato indizi di una cristianizzazione primitiva. In effetti, la chiesa di San Giorgio risale a prima dell'anno 1000. Goodchild si convince di aver acquistato il Santo Graal e una notte di 12 anni dopo, una voce in sogno gli ordinerà di seppellirlo a Glastonbury. Parliamoci chiaro, lui non è un falsario, non guadagnerà nulla da questa storia. Lui si sente un tramite di una missione divina, obbedisce e resta a guardare. 9 anni dopo, le sorelle Allen ritroveranno la coppa e l'origine italiana del reperto verrà praticamente dimenticata. Io ho potuto ricostruirla grazie a questo bel libro di Patrick Benham, The Avalonians.